Oggi vi porto un aggiornamento di calciomercato Inter con delle verifiche che abbiamo fatto proprio in queste ore su Passione Inter riguardo alla notizia su Nico Gonzalez innanzitutto e anche su Diaby, accostati con forza entrambi all'Inter nelle ultimissime ore. Soprattutto però vi voglio aggiornare sulla situazione delle liste, sui regolamenti quindi per completare la rosa dell'Inter. Un aggiornamento che di solito faccio qui su Passione Inter a inizio luglio, ma quest'anno con il mondiale di mezzo, con tanto mercato ancora in alto mare, ecco, era più complicato. E quindi abbiamo deciso di farlo, l'abbiamo fatto più di un mese fa in diretta, però in maniera approfondita, in un contenuto registrato, lo facciamo in questo appuntamento di oggi. Perché secondo me è il momento giusto anche per chiarire alcune cose, perché sul mercato dell'Inter si stanno dicendo tante cose senza capire anche il perché di alcune mosse e questo regolamento per me rende molto più chiare tante cose. Allora, ben ritrovati amiche e amici interisti in questo nuovo episodio di oggi, vi invito a lasciare un mi piace, se non l'avete ancora fatto clic sul tasto iscriviti così non vi perdete neanche uno dei nostri contenuti. Vi ricordo poi che vi aspetto nel club di Passione Inter, qua in alto, eccolo il QR code da inquadrare, ieri sera dalle 22 come ogni lunedì, gran bello appuntamento molto caldo con la chat vocale dove ci siamo confrontati tutti insieme. Ci siamo confrontati anche su queste notizie che sono cominciate ad emergere nella serata di ieri. E partiamo proprio da qui. Nico Gonzalez, Inter. Che cosa sta succedendo? Per primo ne ha parlato Gianluca Di Marzio e ne hanno parlato a Sky. Poi anche la Gazzetta dello Sport ha sostanzialmente confermato che c'è stato un contatto per l'esterno offensivo argentino di proprietà della Juventus. A noi di Passione Inter sul tema Nico Gonzalez Inter risultano due cose. Uno, sarebbe stata più che altro l'agenzia del calciatore a contattare l'Inter, quindi da parte di chi è attorno al calciatore un sondaggio per capire se lato Inter può esserci un interessamento e non un Inter che si è mossa quindi su Nico Gonzalez. Seconda cosa, la Juventus sperava che l'Atletico Madrid esercitasse quel riscatto che avevano fissato l'anno scorso dopo l'accordo per il prestito a 32 milioni di euro. Questa era la cifra stabilita per un giocatore che, se non vado errato, la Juve ha costato sui 35 milioni in tutto, forse anche qualcosa in più. L'Atletico Madrid non lo ha fatto, la Juve allora ha provato a chiedere in cambio Sorloth, visto che stanno continuando a cercare un centravanti forte, ma non si trova la quadra per inserire Sorloth in questa operazione. E allora l'Atletico ci spera ancora di riportare Nico Gonzalez a Madrid, ma la Juve al momento chiede 25, forse anche 27 milioni di euro garantiti per vendere l'argentino. L'argentino che, lo so, sembra anche per chi lo sente nominare, si pensa che possa avere 30, 31, 32 anni, si pensa spesso che sia un giocatore più vecchio di quello che è in realtà, perché gira da tanti anni come nome, in realtà è un classe 98, ha 28 anni compiuti, quindi è nel picco, diciamo così, della sua carriera. Al momento non mi risulta essere quindi un'ipotesi calda per cui l'Inter si è mossa concretamente per andare a colmare quella lacuna sull'esterno. E vi faccio anche due considerazioni personali su questo calciatore, un giocatore che viene tra l'altro accostato a più riprese all'Inter da ormai 10 anni praticamente. La prima considerazione è che per me Nico Gonzalez è un giocatore molto valido in realtà e l'ho detto più volte negli anni passati anche quando non era accostato all'Inter e mi avete spesso aggredito nei commenti perché so che non condividete questa mia opinione positiva per questo giocatore, ma per me è un giocatore bravo, al di là del fatto che comunque è un nazionale argentino e qualcosa vorrà dire, ma è un giocatore che ha dribbling, sente la porta, soprattutto è molto forte di testa come tempismo, è molto sottovalutato il suo colpo di testa proprio come abilità aerea. Per me nell'Inter, tra l'altro lo dicevo 2 anni fa, addirittura potrebbe fare molto bene nelle due punte. Secondo me il suo ruolo migliore potrebbe essere addirittura quello di giocare accanto ad un altro attaccante, considerando che l'Inter ha un reparto offensivo limitato con 4 giocatori per 2 caselle importantissime, potrebbe eventualmente essere utile anche lì. Poi però si sta specializzando molto sulla fascia molto largo, lì dove l'Inter ha un'urgenza di riempire una casella da titolare, come ha detto anche Christian Chivu. Ci sono però delle incognite fisiche che si porta dietro e anche a livello di rendimento non è esploso come ci si aspettava, soprattutto la Juve, in una Juve che comunque non funzionava benissimo, va detto. Se mi chiedete, lo prenderesti? No, vi rispondo subito di no, non è il profilo su cui andrei io. Non perché è un giocatore troppo offensivo, non perché sia un'ala troppo offensiva, perché mi pare evidente che l'Inter comunque stia cercando più ali che terzini e Nico Gonzalez lo è. Non è troppo vecchio, a dribbling, a tiro, tutto quello che abbiamo detto, ma per me all'Inter serve un laterale che sia titolare
indiscusso, che sia soprattutto destro, per avere qualcosa di differente rispetto a Diouf, per avere un altro calciatore che, dicevo quando si era cominciato a parlare di Curtis Jones mesi fa, un altro giocatore che possa portare rifornimenti agli attaccanti. L'Inter sta cercando, e secondo me dovrebbe cercare, più calciatori sparsi per il campo che possono portare rifornimenti agli attaccanti e ai centrocampisti che si inseriscono. Un altro mancino a piede invertito, tra l'altro togliendo un problema alla Juventus, non mi convince, e non mi convince nemmeno se la Juventus a sua volta ci toglie il problema Frattesi, francamente. L'altra notizia riguarda invece Moussa Diaby dell'Al-Ittihad, di cui abbiamo parlato anche nel contenuto di ieri. Stamattina è spuntata una notizia sul quotidiano tedesco Bild, una fonte autorevole da seguire, che parla di una trattativa molto avanzata tra Bayer Leverkusen e Al-Ittihad per Diaby, e quindi Leverkusen si sarebbe inserito molto forte sul giocatore accostato anche all'Inter. La notizia è stata ripresa, come spesso capita, e riportata in Italia da molti giornalisti o influencer e robe varie, che però non hanno nemmeno letto tutto l'articolo, secondo me. Si sono fermati probabilmente al titolo e alle prime righe, perché dentro l'articolo si parla sì di un'operazione da 30 milioni di euro con la Ittihad, si sta trattando col Bayer Leverkusen che ha già fatto bene Diaby al Leverkusen e quindi lo rivorrebbe. Manca un piccolissimo dettaglio che è scritto in fondo all'articolo, ovvero che serve l'accordo col giocatore a cui vengono offerti 6 milioni di euro all'anno lordi. Ecco, Diaby in Arabia Saudita ne guadagna 15 netti all'anno, e quindi significa che dovrebbe passare da 15 netti all'anno a 3, 3,5 netti all'anno, quindi ridursi di 5 volte lo stipendio. Poi, per carità, tutto può essere, magari si vuol tornare lì dove si è stati bene e potrebbe anche accettare questa cosa. Mi sembra però una trattativa ancora non semplicissima, a meno che la Ittihad non accetti anche di dare questo contributo. Se ne è parlato anche in ottica Inter. In realtà sul tema Inter l'aggiornamento lo ha riportato anche Fabrizio Romano nelle ultime ore. L'Inter può andare avanti con questa operazione solo a fronte di un possibile scambio, cioè la proposta di cui si parlava ieri di 18 milioni di euro più Aslani, oppure eventualmente l'inserimento anche di Pavard in questa operazione, quindi comunque con una pedina di scambio in mezzo. Per me rimane un'operazione molto difficile, intanto per le questioni tattiche lo stesso, perché si parla anche qui di un altro esterno mancino offensivo. Soprattutto poi per questioni economiche, ma non soltanto, perché come dicevo in apertura e arriviamo al focus, si sta sottovalutando il regolamento, e lo so che non è bello, è molto più bello fantasticare sul compriamo questo, compriamo l'altro, prendiamo calciatori, prendiamo questo, perché non prendiamo in prestito Mastantuono, perché non prendiamo anche l'esterno, perché non compriamo anche Romero, Jones e tutti gli altri. Ok, a parte che bisogna avere i soldi, ma soprattutto a livello numerico non lo puoi fare, perché io ricordo sempre che le società hanno dei vincoli sulle rose in Serie A e in Champions League. Tu devi presentare una lista con determinate caratteristiche e soprattutto un tetto massimo di calciatori, praticamente, a meno che non siano giocatori under e del tuo vivaio, lì allora puoi abbondare. Ma l'Inter questo massimo di calciatori lo ha già raggiunto, e qualsiasi acquisto andrai a fare, a meno che non sia un under 22 per quanto riguarda la Serie A o un giocatore da lista B, quindi vivaio giovanissimo che ha fatto più anni nel vivaio dell'Inter, in Champions League non lo puoi aggiungere. Vi voglio condividere la tabella che facciamo ogni anno, che di solito ve la condivido su un Excel molto brutto graficamente. Ragazzi, apprezzate lo sforzo anche con ChatGPT, lo so, i grafici all'ascolto possono rabbrividire, però le mie competenze grafiche per non portarvi un Excel bruttissimo mi hanno portato ad utilizzare ChatGPT, che comunque mi sembra un risultato accettabile. Questa è la rosa per la lista di Serie A. La lista di Serie A dove l'Inter, come tutte le altre squadre, deve portare 4 calciatori che abbiano il vincolo del vivaio Inter, quindi che possano essere, secondo il regolamento italiano, configurati nella lista vivaio Inter, e in questo caso sono Di Gennaro, Bastoni, Di Marco e Pio Esposito. Pio Esposito potrebbe andare anche nella lista under, come ci mettiamo anche Aleksandar Stankovic, ma non ha senso, perché non avendone altri di calciatori vivaio Inter, se togli Stankovic comunque i posti disponibili scendono da 25 a 24. Non so se mi avete seguito in questo ragionamento. Comunque sappiate che spostare Pio Esposito dagli attaccanti vivaio Inter alla lista under non ti cambia nulla, non ti libera uno slot in più.
per altri calciatori sostanzialmente. Oltre ai 4 vivaio Inter devi avere 4 giocatori formato vivaio Italia, cioè che abbiano dei parametri per cui secondo la Lega Serie A possono essere considerati cresciuti in Italia. In questo caso, stando a questo regolamento, l'Inter ha come cresciuti nel vivaio Italia Frattesi, Barella, Zielinski e anche Bonnì addirittura. Questo è il regolamento e la situazione attuale. Quindi l'Inter ha 8 calciatori vivaio Italia, 4 calciatori vivaio Inter. Ci sarebbe anche Aslani come potenziale vivaio Italia, io l'ho messo in realtà negli altri, perché non è che se tu hai 9 vivaio Italia, 10 o 11 vivaio Italia, allora ti allungano la lista. No, rimani sempre comunque il massimo è di 25 posti disponibili, di cui 8 vivaio Italia e di questi 8, 4 vivaio Inter. Quindi Aslani io l'ho messo sotto anche perché rimane uno dei profili in uscita. Attualmente, considerando quindi i nuovi arrivati da Provedel a John Stones, al ritorno di Aslani, Aleksandar Stankovic, eccetera, l'Inter ha 25 calciatori in rosa. Dovendo considerare un nuovo esterno da aggiungere, che è la casella che ci manca, che ci ha detto Christian Chivu, ecco, aggiungendo il nuovo esterno, come vediamo in questa grafica, finirebbe l'Inter per avere 26 calciatori, quindi superare il limite dei 25, a meno che, ripetiamo, questo giocatore non sia un classe 2004, come poteva essere per esempio Kalaili, che sarebbe andato nella lista degli under e quindi non avrebbe occupato uno slot. Però i profili su cui si sta ragionando in questo momento, da Diaby a Nico Gonzalez a Spence, anche Romero per la difesa, sono tutti profili che sono più nati prima del 2004, sono più vecchi tra molte virgolette, e quindi vanno ad occupare uno slot che l'Inter attualmente non ha. Questo spero che sia chiaro. Quindi per aggiungere un over, come ho scritto sotto nelle note, come l'esterno titolare, deve partire almeno un calciatore. E questo vale anche in Champions League, dove tra l'altro ci sono dei cambiamenti, perché Bastoni, ne abbiamo parlato più volte, non è vivaio Inter per i parametri UEFA, ma è un vivaio Italia. Quindi io nei vivaio Inter, per comodità, ci ho messo Aleksandar Stankovic e Pio Esposito, che potrebbero andare eventualmente anche nella lista B, quella dei giovani, e quindi potrebbero anche non occupare slot qui. Però, come dicevo, non avendo altri calciatori vivaio Inter, possiamo metterli tranquillamente lì, perché togliendoli comunque perdi 2 slot e scendi da 25 a 23 posti disponibili. Ci sono 5 calciatori di Vaglio Italia come Bastoni, Frattesi, Barella, Zielinski e Bonnì, semplicemente perché mi veniva comodo metterli lì graficamente per farvi vedere la differenza con Bastoni. Resta il fatto che averne 9, 10, 11 eccetera non cambia nulla, tu devi averne 8 per poter avere i 25 posti disponibili su 25. Questo significa che avendo 17 calciatori nella categoria altri, cioè che non sono quindi i 17 calciatori di fatto che non rientrano nei parametri sopra, sei comunque sopra di un numero, di un calciatore sostanzialmente rispetto al limite che puoi avere se compri un nuovo esterno destro. Chiaramente, come dicevamo, in questa lista vediamo che ci sono dei calciatori in uscita. Massolen, per esempio, ti libererebbe uno slot che a quel punto potrebbe prendere l'esterno destro. Aslani e Frattesi ti libererebbero 2 slot che a quel punto potrebbero diventare per un nuovo centrocampista e magari anche un nuovo difensore. Oppure c'è anche la questione Pavard, che è un altro dei profili in uscita. Però al momento la situazione cessioni è bloccata in questo modo qua, e quindi ogni acquisto, come vi dimostro quindi con questa tabella, deve comportare una cessione, anche perché non credo proprio, ragazzi, non so che ne pensate voi, che Octree, che è così attento ai conti, così attento all'ottimizzazione delle risorse, possa accettare e permettere di avere dei calciatori che tieni in rosa, ma che sono fuori lista, cioè che paghi per non poterli poi schierare in una delle competizioni, se non in entrambe. Quindi è anche comprensibile che ora si metta pressione affinché ci siano delle cessioni che possano portare quindi a liberare uno spazio per dei nuovi innesti. Quindi a livello di fattibilità non è impossibile liberare gli spazi per i nuovi acquisti, perché cedendo Frattesi, Aslani, Pavard e Massolen, il nuovo esterno più eventualmente il nuovo difensore al posto di Pavard e un altro centrocampista al posto della coppia Aslani-Frattesi si può fare. Però appunto vanno fatte queste cose. Aggiungo anche 2 cose sul tema delle cessioni e sulle tempistiche che mi è venuta in mente ascoltando nelle scorse ore gli aggiornamenti sulla Fiorentina,
e si parlava del fatto che la Fiorentina ha dovuto aspettare più o meno 3 settimane, se non vado errato, il via libera da parte del Real Madrid per Valdepeñas. Cioè la Fiorentina aveva chiuso l'accordo con il Real Madrid settimane fa per Valdepeñas, che poi è arrivato invece circa 3 settimane dopo, se non addirittura 1 mese dopo. Perché? Perché il Real Madrid era, con pochi difensori attualmente. Chivu in conferenza stampa stamattina, alla vigilia della gara contro il Milan, ha fatto capire, ha detto anzi che i big della rosa nerazzurra non ci saranno alla prima partita, cosa che trovo tra l'altro molto condivisibile, perché penso che Lautaro, Thuram e non solo debbano recuperare al meglio per fare benissimo la preparazione, senza accelerare i tempi rischiando di compromettere la stagione. Quindi è giusto così. E quindi mi viene da pensare, anche per quanto riguarda la difesa, Akanji rientra da Piano Gentile solo oggi, quindi lavorerà con i compagni dalla prossima settimana. Anche per questo probabilmente non si è spinto troppo sull'acceleratore per quanto riguarda l'uscita di Pavard, che rimane un giocatore in uscita, ma considerando che ha un reparto cortissimo, che finora hai giocato con Maia, Ginsamiro, Aslani e tutti i giocatori, ecco, non di primo piano, titolari lì in mezzo in difesa, e Akanji lo recuperi solo adesso, hai aspettato un attimo anche l'arrivo di John Stones, che tra l'altro deve completare pure lui le ferie, prima di spingere in uscita Benjamin Pavard, per il quale quindi mi aspetto magari dalla prossima settimana in realtà che possa diventare più caldo come tema il possibile addio e la possibile partenza di Pavard. Mentre per quanto riguarda Aslani e Frattesi, sono queste secondo me le vere priorità in uscita, considerando che il centrocampo è il reparto più completo. Dal derby col Milan tornano anche Çalhanoğlu e Sucic che dovrebbero già giocare da questa amichevole, Mkhitaryan, Barella, Zielinski e Stankovic sono già a disposizione. È qui quindi che si concentra la vera priorità secondo me in termini di uscite, per sbloccare poi tutto il mercato in entrata con le varie cose che l'Inter deve fare. Fatemi sapere se sono stato chiaro ragazzi con questa spiegazione, secondo me era doveroso un attimo per mettere un punto anche in termini di regolamento, perché il regolamento va rispettato e mi sembra più che doveroso. Fatemelo sapere nei commenti, vi leggo poi stasera in diretta alle 19:30, nel frattempo vi lascio con un approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.